Ciao Claudio, come stai? Bene, bene, cara. È un piacere averti qui e grazie del tempo che ci stai dedicando. Ciao a tutti. Prima di presentare Claudio Tomello, vorrei spiegare perché questa intervista. Il progetto Origini nasce, come sapete, in seno all'associazione Ippocrate Org. Non si occupa però di salute, almeno non nel senso stretto. E lo scopo di Origini è occuparsi del benessere nel senso più ampio, cioè di ambiente, di cultura, di agricoltura, di economia, di alimentazione e quindi di idee, di progetti, di valori condivisi, come le 4C di Origini: cura, collaborazione, complessità, centralità. Per questo Origini, anche attraverso queste interviste, desidera aprirsi al dialogo, al confronto, alla conoscenza di persone che abbiano prospettive un po' diverse della realtà e che possono indurre alla riflessione. Tu, Claudio, sei una di queste persone ed è per questo che ti abbiamo chiesto di essere qui con noi oggi. Mi fa molto piacere questa chiacchierata con te e dico proprio due parole di presentazione che ho tratto anche dalle pagine del tuo sito internet, che è www.claudiotomaello.com, che invito tutti a visitare perché è aggiornato con i tuoi spettacoli, i tuoi seminari, le varie attività che fai. E riprendo appunto le parole che ho trovato nel sito, che forse riassumono molto brevemente, molto sinteticamente quello che fai, ma incuriosiscono anche molto. Tu sei autore, narratore teatrale, counselor in psicosintesi, libero cercatore, nonché cartografo dell'anima. Ecco, poi ci spiegherai se sai meglio. E in particolare a me ha colpito tantissimo una frase, mi ha colpita veramente tanto, è toccante. E questa frase che cito da Claudio Tomaello è: non so dire quando tutto iniziò, so solo che un giorno smisi di spiegare e iniziai a raccontare. Lasciai i pregiudizi e indossai le scarpe. Ecco, su questa frase io lascio la parola a te, Claudio, se vuoi presentarti e raccontarci un po' di quello che fai. Sì, partirei proprio dalla citazione che hai appena letto. Smisi di spiegare e cominciai a raccontare. C'è una grande differenza tra spiegare e raccontare. Noi siamo in un mondo dove siamo immersi nelle spiegazioni e tentiamo di comprendere il mondo attraverso spiegazioni. Solo che la spiegazione arriva qui, a livello mentale. Le spiegazioni sono necessarie, ovviamente, però diciamo che almeno inizialmente sono difficili. Uno deve concentrarsi, dire: aspetta, cos'è che ha detto? Mentre i racconti entrano senza nessuna fatica. Tu una storia che ascolti, che magari ha qualche immagine che ti ha colpito, tu quella storia te la ricordi finché vivi, senza far fatica. Ecco perché allora tutto il mio percorso anche rispetto alle fiabe, alla narrazione, perché le storie sono il mezzo migliore e più potente che ci sia per poter entrare in contatto
con le persone, per poter comunicare a livello profondo. Poi dopo arrivano le spiegazioni. L'immagine, se dovessi dare un'immagine, è questa: il concetto è un seme. La spiegazione ti porta il seme direttamente qui, ed è difficile, non entra, fai fatica. Il racconto cosa fa? Avvolge il seme ed entra. E il racconto entra senza fatica. E tu non te ne accorgi, ma il seme, quel concetto, è già dentro. Questa è una delle potenze della narrazione. Pensate anche a un sistema educativo dove si insegni non per spiegazioni, ma per narrazioni. Oppure perché noi da quando siamo nati siamo assetati di storie, che sia un libro, che sia un film, che sia qualsiasi cosa. Siamo assetati di storie perché le storie, le narrazioni entrano, senza che noi facciamo fatica, entrano. Questo ha l'aspetto potente positivo e ha l'aspetto potente negativo, nel senso che noi siamo costantemente immersi in narrazioni che noi non scegliamo. Basta accendere un telegiornale e già ascoltare una narrazione. Quella narrazione, adesso lo sappiamo, entra senza che noi facciamo alcuna fatica, entra, ma porta con sé un concetto. Ora, il punto è: di quali concetti ci nutriamo, cioè di quali narrazioni ci nutriamo? Perché le narrazioni dentro cui siamo, quello che io chiamo la narrazione dominante, porta con sé una serie di concetti che, diciamo, ci spingono, o, per semplificare, o alla paura o all'odio. Invece le fiabe, per esempio, hanno dei concetti, dopo magari li vediamo, li ammantano con una storia, questi concetti entrano e germogliano. Sono concetti che aiutano l'evoluzione dell'essere umano. Ecco che allora la potenza delle storie è una potenza di cui forse non ci rendiamo conto fino in fondo, ma ecco perché è così importante scegliere di quali narrazioni, di quali storie nutrirsi. E tu direi che nutri i tuoi spettatori in modo, direi, positivo, assolutamente. Ma guarda, io, se mi permetti, mi viene in mente adesso, io sono un custode, sai? Cioè, se io dovessi definirmi, prima mi hai chiesto di raccontare un po', no, di me. Certo. Se io dovessi definirmi, io sono un custode di storie. Io scrivo anche, io racconto fiabe della tradizione, ma scrivo anche spettacoli, quindi scrivo anche storie. Le storie che mi arrivano non sono mie, nel senso, dal punto di vista materiale, legale, sono mie, le ho scritte con questa mano qui, ma da un punto di vista profondo, le storie esistono già. Aspettano semplicemente qualcuno che le capti e le porti in terra. Quindi io sono un custode che tenta di fare come meglio può la sua, come dire, la propria professione, la propria arte, il proprio talento, di metterlo a disposizione di queste storie affinché i concetti, i semi che sono velati da queste storie possano entrare. E sono tutti semi che, se dovessimo riassumerli, hanno a che fare col viaggio dell'eroe, cioè come diventare eroe della propria vita. E ci sono tutta una serie di incantesimi da affrontare, da sciogliere, eccetera, eccetera, di cui le fiabe parlano. Ma se dovessi dare, come dire, una definizione, oltre a cartografo dell'anima, che è una cosa che mi è venuta tanti anni fa, ricordo esattamente il momento in cui mi è arrivato, cartografo un'intuizione. Sì. E sono un custode di storie, quindi un custode di semi di coscienza. Di semi, bella questa immagine dei semi, qualcosa che può essere scambiato e che germina poi, appunto, come dicevi, nell'altra persona. E tu stai parlando di fiabe. Mm-hmm. E so che c'è una differenza notevole, abissale direi, tra fiabe e favole. Ce la puoi spiegare? Sì. Infatti io racconto fiabe e non racconto favole. Sapete, si dice, dai, la vita non è una favola. Esattamente. La vita non è guai se la vita è una favola, ma la vita può essere una fiaba. La differenza. Per comprendere la differenza, a me piace citare, riferirmi alla storia di Cenerentola, perché Cenerentola, questa storia, come molte fiabe, anche la fiaba di Cenerentola, anche la storia di Cenerentola, ha diverse versioni.
In particolare ce ne sono due: la versione favolistica di Cenerentola e la versione fiabesca. Quella che noi conosciamo è quella favolistica, quella animata dalla Walt Disney, per capirci. Mentre nella raccolta dei fratelli Grimm c'è la versione fiabesca. Allora, cosa ci resta della favola di Cenerentola, cioè della storia che tutti conosciamo? La storia di Cenerentola è: subisce e sopporta, cioè è lei che pulisce, subisce e sopporta. Subisce e sopporta. A un certo punto arriva una fata non chiamata, questo è un dettaglio fondamentale, nel senso che rivela l'atteggiamento di Cenerentola nella favola rispetto alla vita: una attesa passiva. La fata le fa un incantesimo che non dipende da Cenerentola, cioè scade a mezzanotte. Quindi se dovessimo riassumere e proprio condensare la favola di Cenerentola è: aspetta e spera. Questo è favola. La favola è aspetta e spera. La narrazione dominante dentro cui siamo è una narrazione favolistica. È aspetta e spera. La narrazione dentro cui siamo stati in questi ultimi 2 anni, per esempio, è aspetta e spera. Aspetta che arrivi la cura che risolverà tutto. Aspetta e spera. La fiaba, invece, nella fiaba di Cenerentola non c'è nessuna fata e nessun incantesimo che scade alla mezzanotte. So che sembra strano, ma è così. Nessuna fata, e Cenerentola che a un certo punto cosa fa? Dopo che ha chiesto permesso alla matrigna di andare al ballo e la matrigna non glielo ha accordato, Cenerentola chiede 1 volta, 2 volte, la terza volta si alza ed esce di casa. Si alza ed esce di casa. E va al ballo da sola. Senti l'enorme differenza. La favola è aspetta e spera, la fiaba è alzati e cammina. Cioè prendi in mano la tua vita e vai. Perché nelle fiabe l'aiuto arriva sempre. E questa è una meraviglia. E questo accade anche nella vita se facciamo i primi passi nel bosco. Cioè finché siamo in attesa, quell'attesa passiva di cui la favola narra, non succede niente. O se succede è qualcosa che non dipende da noi. La narrazione dominante dentro cui siamo. La fiaba invece dice: no, tu fa la tua parte. Hai paura, è normale. Non sai come andrà a finire, è sempre così. Non preoccuparti, tu parti, alzati e cammina. Virgola. L'aiuto arriva sempre. Chiaro, ed è molto, molto attuale. Diciamo che la versione favolistica è quella molto più comoda, che forse molti di noi vorrebbero e desidererebbero per motivi di pigrizia, di comodità, ma la vita appunto non è una favola, è una fiaba. Esatto. Anche la vita stessa. C'è anche un discorso di educazione, cioè noi siamo dentro, non so tu, non so chi ci ascolta, ma io sono nato dentro un mondo dove la vita ti è data, dove se sei fortunato ce la fai, dove devi sperare che ti arrivi l'occasione giusta. Questa è una visione favolistica. La fiaba dice: non c'è occasione giusta o non occasione giusta, c'è il fatto di alzati e cammina. Fai la tua parte, fai la tua strada. Vedrai che magari tipicamente in forma inaspettata l'aiuto arriva. E questo è proprio un invito, ed è sia, come dire, a livello narrativo, ma quello che io tento di fare, ecco, dal punto di vista più profondo, è il piano della fiaba, prenderlo, vedere cosa dice e poi tentare di portarlo nel piano della realtà. Perché se questo alzati e cammina io riesco a portarlo nella mia vita quotidiana, la mia vita cambia completamente. Sia per questo che per tutti gli altri tesori che ci sono nascosti nelle fiabe. Certo, è veramente una differenza notevole poi nella vita di ognuno di noi. Vuol dire vivere nella fiaba, vuol dire rendersi conto di essere protagonisti, vuol dire agire, vuol dire prendersi la responsabilità delle proprie azioni. E questo in un mondo, in una società come quella attuale che ci ha sicuramente abituati e ci siamo fatti abituare a delegare, non è semplice, direi che va abbastanza controcorrente.
Anche Però perché è fondamentale fare questo passaggio e esatto, diventare più protagonisti. certo. Anche perché la delega è comoda, cioè è bella la delega, dai. Anche, cioè, se io delego e qualcosa va male, non è colpa mia e posso dar la colpa a qualcuno. Certo. E le fiabe dicono basta deleghe e quindi anche basta dar la colpa. E questo è un aspetto che almeno inizialmente può essere quello un po' più antipatico, se vuoi, no? O più difficile. Perché se qualcosa va male è colpa del governo, è colpa dell'opposizione, è colpa del mio capo, è colpa di mia mamma, è colpa... La fiaba dice fermo, tu fa la tua parte, qualsiasi cosa accada ti può servire per crescere. Vai e fai. Prenditi la responsabilità e non dar più la colpa. Questo è un atteggiamento preziosissimo e potentissimo che ci permette di liberarci dalle catene di questo immobilismo. Quando noi siamo travolti da una grande emozione, allora la narrazione dominante che emozione ci instilla? La paura, il panico. La controinformazione, qual è il rischio di certa controinformazione? Che ci instilli la rabbia, l'odio. Ora, che sia panico, che sia odio, io sono travolto e resto incatenato da queste emozioni. E il risultato finale è una immobilità, cioè io do la colpa, a seconda della narrazione darò la colpa a Tizio piuttosto che a Caio, comunque do la colpa, il risultato è che io resto fermo. L'approccio fiabesco è ascolta tutto, ma poi alzati e cammina, cioè fai. In fondo, cos'è Origini? No? Cos'è questa cosa bellissima che state facendo come Ippocrate Org? È non fermarsi a un atteggiamento, un approccio reattivo, cioè arriva una botta e io reagisco, ma è arrivata la botta? Bene, adesso questa è un'occasione, e questa è già fiaba, questa è un'occasione, è l'occasione di chiederci cos'è più importante per noi, quali sono i valori che vogliamo coltivare e darci da fare affinché questi valori girino e arrivino nella piazza di Origini, in questo caso, e ci si contagi in senso positivo dei valori in cui crediamo. Questo è fiaba. Sì, sì, che belle parole che hai usato. Le parole che hai detto, tipo immobilismo, odio, mi richiamano ad una delle domande che volevo porti, e cioè quali sono gli incantesimi della nostra società, della società attuale? Faccio un passo indietro per poi rispondere a questa domanda. Qual è l'arma più potente dell'ombra? Chiamala ombra, chiamalo nemico, chiamalo... ci sono tanti nomi. Qual è l'arma più potente? Farci credere di non esistere. L'ombra impera quando noi crediamo che non ci sia. Nel momento in cui dirigiamo la luce della nostra coscienza sull'ombra, la vediamo meglio e riusciamo a gestirla. Questo per dire cosa? Che la magia esiste. E anche la magia nera esiste. Qual è uno dei grandi stratagemmi, uno dei principali dell'ombra? Farci credere che la magia non esiste. Farci credere che gli incantesimi non esistono. E invece gli incantesimi sono quotidiani, attuali. Io accendo un telegiornale, sono sotto incantesimo. L'incantesimo non è tanto, come dire, far levitare una sedia o un tavolo, chi se ne frega. È cambiare la predisposizione animica della nostra interiorità, fino anche ad arrivare a dei cambiamenti concreti della nostra vita quotidiana. Questa è magia. Ora, noi siamo sotto incantesimo. Alcuni degli incantesimi sono l'incantesimo, l'abbiamo appena citato, l'incantesimo della paura. Quando io vengo assalito dall'essere della paura, io resto immobilizzato. Quello è già un incantesimo. Un altro incantesimo è la rabbia, per esempio. Un altro incantesimo ancora, che c'è molto oggigiorno, è quello dell'autorità. Eccola lassù, vero? L'autorità è sempre più in alto di me, fa le cose per il mio bene e io devo fidarmi. Questo è un incantesimo. È un incantesimo. Un altro incantesimo è quello degli slogan, per esempio. Cioè, non è più possibile ragionare, riflettere, confrontarci, perché immediatamente o tu appiccichi o ti viene appiccicata un'etichetta con uno slogan. A quel punto la discussione non è più sui contenuti, ma è sulle etichette.
I talk show sono un esempio eclatante di questo, ma questo è un incantesimo di cui rischiamo di cadere preda anche noi ogni giorno, quando crediamo di sapere. Ah, quello là so già chi è, quella situazione so già a dove vuole portarmi. Questi sono tutti pregiudizi, e i pregiudizi sono degli incantesimi. L'incantesimo più potente è, tra i più potenti, è l'incantesimo dell'odio. Ed è quasi banale nella sua dinamica. Si creano due fazioni, le si polarizza e si fa in modo che si odino. Fine. No vax, si vax. No Green Pass, si Green Pass. No euro, si euro, a seconda delle epoche storiche. Il meccanismo è sempre quello. Pah. Allora, attenzione. Le fiabe su questo sono chiarissime. Chiarissime. E io che sono un loro custode devo dirlo. Nelle fiabe l'eroe o l'eroina non odia mai. Fateci caso, andate a leggervi le grandi fiabe. Non c'è traccia d'odio. Chi è che odia? È il nemico, è il mago, è la strega, è l'avversario, ma il protagonista, anche se avrebbe tutto il diritto di odiare, perché la strega ti maltratta, le sorellastre ti insultano, eccetera, 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 lui o lei non odia. Perché? Perché le fiabe sanno che l'odio è un incantesimo. Se io faccio un riferimento, come dire, più politico, se io raduno 30-40 mila persone in una piazza, Bologna 2008-2009, e le invito, le spingo a urlare vaffanculo, questo è il Vaffa Day del movimento, la nascita del Movimento 5 Stelle, quello è già un incantesimo. È prendere le energie migliori di una generazione e deviarle verso l'odio. Quello è un incantesimo. Allora, e a livello politico è uno degli incantesimi prevalenti. Io credo che iniziamo a essere pronti, sempre più persone, sempre più di noi, a non caderci più, a dire grazie, non vi odiamo più. Grazie, non ci odiamo più tra di noi. Non ci facciamo più polarizzare, estremizzare e odiare. Basta. Nelle fiabe non c'è traccia d'odio. Perché? Perché qualsiasi cosa accada, tu puoi usarla per crescere. E quindi puoi usarla per diventare migliore. Anche le cose difficili che ci stanno accadendo, sì, anche queste. Sì, vero, lo sto osservando anche su di me. Stavo pensando come sia, effettivamente non è immediata questa cosa. La prima reazione magari viene da provare rabbia, non dico odio, ma anche. No, assolutamente. Però Assolutamente. poi probabilmente arriva lavorandoci su e avendo ben presente effettivamente questo seme, questo concetto. È vero, non si va da nessuna parte coltivando quella parte lì. Assolutamente, assolutamente. E quanto è difficile sia superarlo. Sì, la storia è piena di esempi su questo. Cioè, odiare non porta a niente. Porta solo ad aumentare l'ombra. Questo non vuol dire non lottare per ciò che credi giusto, ma c'è modo e modo di lottare. Gandhi lottava, per esempio. Il Cristo lottava. Quindi non è non lottare, non è non subire. Cenerentola nella fiaba non sta lì a subire, si alza ed esce di casa. Quindi che sia chiaro questo. Ecco. Però è proprio un non avere sempre più gli occhi sempre più vigili per riconoscere quando questo incantesimo inizia ad accadere, e accade sia a livello sociale ma anche nella mia vita privata, nella nostra vita privata. Quando inizia a succedere, fermo. Perché, ecco, questa è una cosa importante che ci tengo a dire. Noi non siamo responsabili di ciò che sentiamo. Noi siamo responsabili di quello che facciamo di ciò che sentiamo. Cioè, arriva qualcosa che non mi piace, mi urta e io provo rabbia. Io non sono responsabile di quella rabbia, non ho decisa io, arriva. Ma di cos'è che sono responsabile? Di cosa ci faccio di quella rabbia? Perché posso esserne travolto e finisco dentro il solito grande meccanismo dell'odio e ho perso, ormai lo sappiamo. Oppure posso dire aspetta, questa rabbia è energia, io voglio usare questa energia per il meglio, e inizi a liberarti dall'incantesimo. Bello, strumento molto, molto utile, come trasformare la rabbia e incanalare quell'energia, l'energia che
indubbiamente mi dà la rabbia, un'emozione come la rabbia, ma incanalarla in qualcosa di produttivo, di costruttivo. Quando si dice, per esempio, in una giornata no, invece di rimanere chiusi in casa e di rimuginare, prendere e uscire, andare a fare anche una semplice passeggiata, questo proprio come esempio anche banale, però di vita Guarda che quotidiana. a livello sociale, io girando parecchio per diverse regioni d'Italia, ho un osservatorio privilegiato da questo punto di vista. Ci sono sempre più persone, sempre più gruppi che non vengono raccontati nella narrazione dominante, ovviamente, ma che stanno facendo questo. Cioè si stanno incontrando e stanno dicendo, uno, vogliamo conoscere cosa sta accadendo, quindi le dinamiche, eccetera, eccetera, l'ombra, ma due, non ci fermiamo lì. Ci mettiamo in marcia, ci alleiamo, ci aiutiamo, creiamo, non so, nuove scuole parentali, creiamo nuovi modi di far sport, nelle diverse Ippocrate Org, creiamo nuovi luoghi di salute, di sanità e di benessere, no? Quindi questo siamo proprio nell'archetipo del viaggio dell'eroe, della fiaba. E siamo già nella domanda successiva che volevo farti, che era appunto riguardante i cosiddetti rimedi, rimanendo nell'uso delle parole fiabesche. Quali rimedi appunto suggeriscono le fiabe per sciogliere gli incantesimi? Beh, quello della rabbia insomma abbiamo già visto, ma... Sì, allora qui il discorso sarebbe lungo. Vi porto però un'immagine, così che possa restare e essere un seme che poi per chi vuole possa germogliare. Ne parlo in uno dei miei spettacoli che si chiama Adulti e Liberati. In quello spettacolo racconto la fiaba di Jorinda e Joringhello, una fiaba presente sempre nella raccolta dei fratelli Grimm. A un certo punto c'è, non vi racconto la fiaba se no sarebbe lungo, ma sostanzialmente Jorinda viene presa prigioniera da una strega e Joringhello, che è il suo amato, vuole liberarla. Come fa? Non sa come fare però. Perché? Perché se tu ti avvicini troppo, chiunque si avvicini troppo al castello dove c'è la strega resta pietrificato. Nota a margine. Quando uno resta pietrificato nelle fiabe è la descrizione del senso di colpa. L'incantesimo della pietrificazione è la descrizione del senso di colpa, perché quando tu ti senti in colpa o dai la colpa, tu sei pietrificato, cioè resti fermo lì. Com'è che si sconfigge, com'è che si scioglie questo incantesimo? Gli arriva un sogno, Joringhello, e sogna, e in questo sogno cerca quel fiore rosso. Un fiore. Dico, ma io devo lottare contro la strega, che me ne faccio di un fiore? Eppure lui si fida, parte, trova quel fiore rosso, che somiglia molto a una rosa, e grazie a quel fiore, grazie a quella rosa, riesce a sciogliere tutto. Ora, cos'è quel fiore dal punto di vista simbolico? Visto che è quella l'arma che scioglie gli incantesimi della strega. In certi quadri medievali, in alcuni quadri medievali antichi, ci sono alcuni fiori. Uno di questi è rose rosse. Tipicamente ci sono gigli bianchi e rose rosse. Il giglio bianco è la rappresentazione che in quell'epoca si faceva dell'amore di Dio, bianco, puro. Le rose rosse erano le risposte d'amore degli esseri umani che sono fatti di sangue rosso. Cosa ci dice la fiaba? Il rimedio, sai qual è? Compiere gesti d'amore. Che detta così uno dice, ma come? Io ho bisogno di qualcosa di più. No, perché, e vi invito, chi lo vuole ovviamente, invito a provare. Quando io sono in un atteggiamento amorevole, quello che io vedo del mondo cambia. Quello che io vedo, come io vivo, come io interpreto ciò che mi accade, cambia. Le priorità che ho cambiano. E inizio a vedere, per esempio, che tutto ciò che accade è un'occasione per crescere. Quando riesco a vivere con questa prospettiva, gli incantesimi si sciolgono. Perché qual è il modo migliore per sciogliere un'ombra? Abbracciarla. Non se lo aspetterebbe mai. L'ombra fa di tutto affinché noi la odiamo. E se la odiamo, lei ha vinto.
Ma se la abbracciamo, o che non vuol dire aprirsi e farsi far del male. Sì, non vuol dire farsi avvolgere dall'ombra. No, vuol dire, come dire, so bene chi sei e tento, faccio del mio meglio per sciogliere quell'ombra. Uno dei modi è sentire che quell'ombra può essere per me un'occasione per crescere, tento di essere più concreto, può essere per me un'occasione di cercare la luce non più fuori. Basta cercare la luce fuori, basta cercare il guru fuori. La luce è dentro, il regno dei cieli è dentro di voi. Scusate la citazione evangelica, ma le fiabe sono testi sacri, quindi la saggezza è la stessa. Cioè, perché oggi è così scuro fuori, è così buio? Da un punto di vista spirituale, da un punto di vista fiabesco, è perché noi possiamo smettere di continuare a cercare la luce fuori, qualcuno o qualcosa a cui affidarci. Non ti puoi fidare più di nessuno, né dello Stato, né dell'OMS, né di nessuno. Ok? Ma perché? Perché iniziamo a dire, visto che c'è ombra fuori, dove mi rivolgo? Dov'è che cerco? Oddio, c'è un sole dentro. Le fiabe parlano del sole dentro. E torniamo al concetto dell'individuo che riprenda la consapevolezza di sé, vuol dire riprendere fiducia, essere consapevoli di quello che possiamo agire e della libertà con cui possiamo agire. Libertà nel senso che sono io che scelgo liberamente se rimanere chiuso nella mia bolla e quindi non uscire di casa, non disobbedire e non intraprendere la vita come una fiaba, ma attenermi alla favola e aspettare e sperare. Esatto. Secondo te, Claudio, sotto questo punto di vista c'è quindi bisogno ed è anche una delle esigenze su cui effettivamente nasce il progetto Origini, ma lo chiedo anche a te, c'è bisogno di una nuova cultura popolare, come dire, di nuovi usi e costumi? Sai, in questi anni mi sono chiesto tante volte dove sono gli intellettuali, dove sono gli artisti, dove sono i cantanti, dove sono i cantastorie, dove sono finiti. E non tutti ovviamente, però molti. Purtroppo molti. Io credo che siamo a un punto di svolta, uno dei tanti probabilmente, ma insomma questo è particolarmente cruciale. E in questo punto di svolta dell'umanità ci sono delle figure che possono essere, anzi che sono di riferimento. È responsabilità personale di ognuna di queste figure scegliere se essere punto di riferimento, perdonatemi la semplificazione ma giusto per comprenderci, dell'ombra o della luce. C'è bisogno assolutamente di dell'arte, intesa in senso alto, in senso ampio, qualcosa che ti fa elevare. C'è anche l'arte, chiamata tale, che ti porta giù. C'è bisogno di da un lato recuperare parlo del mio campo, i vecchi racconti, le vecchie storie potenti, le fiabe nel mio caso, ma allo stesso tempo c'è bisogno di portare qui nel mondo, incarnare anche nuove storie, nuovi racconti, che è quello che io tento di fare per esempio con gli spettacoli, no? E questo è responsabilità di ognuno. Io credo che ognuno dentro di sé senta, o a un certo punto arriva a quel bivio. Sapete, in ogni fiaba c'è un bivio, o fisico o simbolico, e il bivio è la scelta. E la scelta nessuno la può fare al posto tuo e tu non puoi fare al posto di nessuno. Il punto è ognuno di noi ha la responsabilità su di sé e ha la responsabilità di essere segno per qualcuno. Perché ognuno di noi, parlo per me, io ho avuto bisogno di qualcuno che era più avanti di me
che ho visto che a quel bivio è andato di là, ho avuto bisogno di quel segno, di quella testimonianza. Mi ha dato forza, mi ha dato coraggio. Ecco, io credo che ognuno di noi è sia, come dire, segno per qualcuno che ti sta un po' più indietro, come esperienza di vita, per esempio, e sia è alla ricerca di qualcuno un po' più avanti, qualche fratello o sorella maggiore un po' più avanti, che possa essere per me segno rispetto a un altro bivio. Ognuno di noi ognuno è chiamato a essere segno per qualcun altro. E questa credo la fratellanza, la sorellanza. Testimoniare con la propria vita, con le proprie scelte, rispetto ai diversi bivi che ognuno incontra, che è possibile, ed è bello, ed è la cosa più gioiosa che ci sia alla fine, scegliere quello che ti porta più vicino a te stesso. Questo significa anche passare attraverso il dolore, la paura, perché se no non è un cammino, se no è una favola. Nella fiaba il dolore e l'ombra e il buio c'è sempre. Quindi, per tornare alla domanda e così condenso in questa risposta finale, la domanda che mi ponevi, io credo che ci sia un enorme bisogno di nuovi artisti, parlo del mio campo dell'arte, no? di nuove figure che rispondano al talento che hanno dentro. E questo è fondamentale, senza copiare nessuno. Ognuno ha dentro la sua propria strada. Se a me avessero detto 15 anni fa, guarda che tu, 20 anni fa, guarda che tu racconterai fiabe agli adulti, avrei detto, ma cosa stai dicendo? Ma questo sei fuori di testa. Ora, io lo faccio, è quello che sento, è quello che le ispirazioni che mi arrivano sono in questo senso, è la mia strada creativa. Ecco, ognuno di noi è chiamato a diventare creatore, mettendo a frutto il proprio talento. Più creatori ci saranno, più ci saranno narrazioni nuove, testimonianze nuove, segni nuovi che aiuteranno le persone che sono in attesa di quei segni per poter. Io sono in attesa di un segno che mi dia, come dire, quel là per poi poter fare io la mia strada, però, non per copiare il segno di qualcun altro, mi raccomando. Usare il segno di qualcun altro per iniziare e darmi l'entusiasmo e la forza e la gioia di dire, bene, faccio anch'io la mia strada. Non sai dove arriverà? Perfetto. C'è un antico detto tra i narratori, sapete. Se di una storia, mentre la scrivi, se di una storia sai già come va a finire, non è una buona storia. Se sai già come va a finire, non è una buona storia. Questo vale a livello drammaturgico, di sceneggiatura, scusate, e vale anche per la nostra vita. Se io so già dove andrò a finire, non è una buona storia, non è una buona vita. Sarebbe scontata e limitata probabilmente. Sì, parlavi... Vai, scusami. Finché parlavi mi è venuto in mente in modo molto, io cerco sempre anche di essere come dire terra e perdonami il paragone che mi vengono in mente le storie a volte dei supereroi in cui c'è sempre quel momento in cui dopo che il personaggio, di solito il protagonista, si è reso conto, ha concepito il fatto che ha un superpotere, però arriva il momento in cui non lo accetta, non se ne capacita, non riesce a sopportare le conseguenze, oneri ed onori dell'avere un superpotere e nega, e arriva alla negazione. E di solito dopo questa fase molto dolorosa avviene come dire, l'accettazione, ma l'accettazione in senso di comprensione, cioè di abbracciare questa nuova propria attitudine, questa nuova realtà e dire ok, sono fatto così, ho questa capacità, accetto, ripeto, sia l'onere che l'onore che ne deriva e da questo c'è una presa di consapevolezza, di forza e di coraggio nel poi magari portare avanti un'azione come dire, sociale, anche di aiuto verso le altre persone. So che l'esempio può essere sicuramente banale, però a livello individuale è perfetto. Tu hai descritto una delle fasi del viaggio dell'eroe.
E adesso non è per citarmi, ma in uno dei corsi che faccio, si chiama Il viaggio dell'eroe, e io mostro proprio come tutte le grandi storie sono le infinite variazioni di un'unica grande storia, e la cosa più importante, che la nostra vita può essere una di queste storie. Cioè, il viaggio dell'eroe segue sempre un certo percorso. Uno degli step principali è il rifiuto del dono. Tu l'hai descritto perfettamente. C'è il rifiuto del dono, ed è normale. E il fatto che tutte le grandi storie parlano di questo ci può dare più serenità, perché nel momento in cui io rifiuto il mio dono, posso dire, beh, miliardi di fratelli e di sorelle prima di me l'hanno rifiutato. Cioè, non capita solo a me, capita a tutti. Capita a tutti che intravedi qualcosa di nuovo, di bello, ma hai paura. E il Claudio antico, chiamiamolo il Claudio vecchio, tenta di riportarti indietro. E il Claudio nuovo dice, vai, è la tua strada, è la tua vita. In questo passaggio c'è a un certo punto tipicamente il rifiuto del dono. In tutte le grandi storie c'è. E questo per, come dire, avere anche una maggiore serenità, per dire, ah ok, è normale. È un modo anche per volersi bene, per dire, non è che posso essere sempre al massimo. Gli eroi delle fiabe non sono sempre al massimo. Falliscono, tradiscono, tentano di andarsene perché hanno paura del dono, cioè è normale, è normale. E il punto è che se ci sto dentro, a un certo punto qualcosa fa click dentro, ed è quel qualcosa che ti fa dire, io ho paura, ma questa è la mia strada. E rispetto a questo, adesso non vorrei aprire troppi file, però io credo che sia esperienza comune di ognuno, che quando arrivi vicino al tuo talento, scappi via, uno. Quando ti riavvicini, poi, in fondo, non c'è scelta. Non c'è scelta. Non c'è scelta. Non c'è, o meglio, in quel momento è così forte che tu senti che vuoi farlo. La scelta, da un punto di vista spirituale, la scelta è stata precedente. Cioè la scelta è prima di scendere dalla stellina, prima di incarnarci in questa vita, col mio angelo mi sono detto, anzi il mio angelo mi ha detto, guarda, quel talento va bene, questo talento? Faccio sì, va bene, dai, va bene. Lo scegli? Lo scelgo. Mi incarno, mi dimentico la scelta, arrivo in quel momento là, sfuggo via dalla scelta, viaggio dell'eroe, poi ci ritorno perché sento che mi chiama la vocazione, è una parola meravigliosa, chiamata. È un altro degli step del viaggio dell'eroe, la chiamata. Mi chiama quel talento e a quel punto io sento che è così meraviglioso, che è così giusto per me, che a quel punto io non ho più scelta. Ma perché non ho più scelta? Perché ho già scelto. E credo che in questi anni, gli ultimi anni proprio della nostra storia, sia proprio un momento dove a livello individuale si stia percorrendo questo passaggio, perché vedo attorno a me persone, ma anche per esempio del gruppo di origini tra i moderatori, persone che mi dicono, ah ma io non avevo mai parlato così tanto, non sono un gran parlatore, che si scoprono invece degli oratori meravigliosi. E credo sia proprio un momento in cui stiamo scoprendo i nostri talenti. Esatto. E soprattutto li stiamo mettendo a frutto, e spero che sempre più ci sia questa consapevolezza che le difficoltà che ci sono state e sicuramente ci saranno a vari livelli, sia sociali, collettivi, ma anche individuali, di vederle proprio come delle opportunità, delle vere e proprie occasioni di crescita e di conoscere di più noi stessi e di prendere consapevolezza dell'eroe che abbiamo dentro, anche perché direi che ce n'è molto bisogno di eroi e di eroine. Sì. Claudio, io ti ringrazio
E so che se vuoi citare qualche data dei tuoi prossimi spettacoli, mi pareva che sul sito ci fosse una prossima data che sarà il 6 agosto e Sì, poi allora, però li farai anche a settembre. allora voi trovate nel sito claudiotomello.com trovate sia le date dei prossimi eventi dal vivo, sia anche tutta una serie di materiali che è possibile acquistare e vedere online in streaming. Sono spettacoli e videocorsi, c'è anche un libro, comunque fatevi E un i tuoi giro. libri? Le prossime date sono uno spettacolo che si chiama Le chiavi d'oro delle fiabe, che farò a Prato. Adesso non mi ricordo, comunque se andate nel sito poi lo vedrete, e credo il 4 agosto. Poi il 6 agosto sono con uno spettacolo, questa volta scritto non da me ma da un caro compagno di viaggio, Stefano Bonato, che è chitarrista che mi accompagna sul palco, La casa di Augusta, siamo vicino a Cortina, San Vito di Cadore. E poi da settembre riprenderò sia con i spettacoli, con i seminari, riprenderò anche con lo spettacolo Hilde, che è l'ultimo che ho scritto, ispirato alla vita di Hildegard von Bingen, quindi alla vita di Santa Hildegarda, uno spettacolo che cerca di attualizzare, cioè chi sarebbe Hildegarda oggi e cosa vedrebbe oggi. E tante altre cose. Comunque andate sul sito oppure anche sulla pagina Facebook Claudio Tomello Narratore e trovate. Grazie Claudio. Tra l'altro Hildegarda è un personaggio che ho visto che negli ultimi anni soprattutto c'è stata forse una grande riscoperta, quindi grazie anche a te di averla resa più viva con uno spettacolo. Ma, guarda che anche questo non ho mica scelto, sai. Cioè io non volevo scriverlo quello spettacolo. Sinceramente, detta proprio così. Ho una vita pienissima, piena di cose. Mi arriva questo spunto da Sabrina Melino, che è questa imprenditrice e studiosa di Hildegarda, che produce proprio i rimedi hildegardiani, erboristici hildegardiani, che mi chiama e mi dice: sarebbe bello che tu scrivessi uno spettacolo. Ho detto sì, vabbè, dai. No, ho detto sì, gentilmente, però ho detto ma figurati, non ho tempo. Ma Hildegarda non ti molla, quando ti prende non ti molla. È una serie di sincronicità. Poi anche qua, se venite a vedere lo spettacolo, oppure adesso l'abbiamo anche registrato, quindi quando sarà online, se vorrete acquistarlo, racconto proprio di come Hildegarda non mi ha mollato, finché a un certo punto non mi sono arreso e ho detto, sono qua, mollo tutto e scrivo uno spettacolo. Ho detto, ma a chi vuoi che interessi uno spettacolo su Hildegarda? È una cosa incredibile. Dovunque stiamo andando c'è un riscontro incredibile. Quindi è uno degli spiriti del tempo, no? Di questo tempo. Bello. Vedi che all'inizio magari non scatta subito la molla, no? Non ci si crede, invece poi durante il percorso, durante lo sviluppo... No, invece guarda... cercando un po', facendo una breve ricerca, ho visto che il personaggio, la figura di Hildegarda, grazie anche a persone come Sabrina Melino, ma non è l'unica, ci sono molti studi che stanno riprendendo e dando valore proprio a questa figura. E per chiudere, intanto a settembre, se sarai da queste parti, insomma andrò a vedermi il sito, vorrei essere presente ad un tuo spettacolo anch'io. Dovremmo essere a Padova, sì, però sì, mi pareva che fosse nel Padovano. Comunque sì. veramente io che ero rimasta cioè mi chiedevo ma perché le fiabe, chissà perché questa importanza delle fiabe, e dicevo, io me le guardavo, me le ascoltavo quando ero piccola, dicevo mamma raccontami le fole, ferma lì, cioè non avevo mai considerato l'importanza del racconto e della fiaba in particolare come un momento di riflessione su se stessi e veramente di introspezione anche. E quindi ti ringrazio veramente per aver dato a me, oltre che a questi minuti di intervista, ma proprio anche aver dato uno spunto anche a chi ascolterà questa nostra chiacchierata, per capire un po' meglio e anche rendersi conto del valore che hanno i racconti e proprio dell'importanza che possono avere
in un percorso interiore di crescita. Ecco, grazie ancora, cara. Claudio, grazie. Grazie Ciao a a voi. tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.